Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi guarderemo il set di attrezzi di precisione della Parkside, composto da 66 pezzi. All'interno troveremo un cacciavite, una prolunga e alcuni inserti. L'ho pagato 14,99 €, oggi 31 marzo 2022 al Lidl. Perché ho comprato questo set di attrezzi, pur avendone diversi tipi? Perché più di una volta ho avuto necessità di alcuni tipi di intaglio che non erano presenti nei vari set che possiedo. E perché un hobbista, o comunque anche per utilizzo domestico, perché qualcuno dovrebbe comprare un set di precisione Parkside o di qualunque altra marca? Perché contengono degli intagli che permettono di risolvere alcuni problemi altrimenti irrisolvibili. Ci sono degli intagli anti-manomissione, quindi per delle viti che in realtà non andrebbero svitate se non sapete dove mettere le mani, perché si potrebbero creare situazioni di pericolo, soprattutto su apparecchi elettrici, eccetera. Quindi mi raccomando, non svitate tutto quello che potete svitare con questo tipo di attrezzatura, perché potrebbe risultare pericoloso. Ma per tutte quelle situazioni in cui bisogna fare manutenzione o riparazione semplice, come succede a me per esempio per la manutenzione dei droni, in quel caso ho necessità di cacciaviti di precisione, oppure chi vuole riparare il proprio telefonino, eccetera. Il set costa 15 €. Considerate che se avete bisogno di un intaglio particolare, quindi di un inserto, possibilmente lo paghereste 5 o 6 € su internet, più la spedizione, più il dubbio che poi la misura sia corretta. Qua invece trovate diverse misure, qua e in tutti gli altri set di questo tipo, che vi permetteranno di svitare il 99% dei tipi di intaglio che trovate sulle viti di varie apparecchiature e non solo. Quindi adesso guarderemo come è fatto, lo metteremo alla prova, lo analizzeremo e lo confronteremo pure con qualche altro set che ho qua all'interno del mio laboratorio. Iniziamo. E allora guardiamo per bene da vicino il prodotto. Viene venduto all'interno di una scatola in cartone con un'illustrazione. Nella parte posteriore abbiamo l'elenco del contenuto, quindi i tipi di inserti che troviamo. Sono 66 e obiettivamente non ho intenzione di leggerveli tutti, quindi li guarderemo direttamente dalla confezione. Allora, è una scatolina in plastica con finitura opaca con chiusura magnetica, infatti si apre semplicemente tirandola e si richiude semplicemente posizionandola in questo modo. I magneti la trarranno e quindi rimarrà nella sua posizione. All'interno abbiamo questa spugna sagomata, una piccola prolunga, il cacciavite e tutti i vari inserti alloggiati pure in delle sagomature con i riferimenti che raffigurano il tipo di intaglio. In realtà gli inserti sono 64 perché nei 66 pezzi sono inclusi sia il cacciavite che la prolunga. Partiamo proprio dal cacciavite. Ha un'impugnatura in metallo con questa parte antiscivolo, infatti è zigrinata, è in alluminio pieno, quindi ha un bel peso, e nella parte posteriore abbiamo questa parte girevole, molto comoda perché serve sia per poggiarci il dito e svitarlo in questo modo, oppure per poggiarci il palmo della mano e svitare in quest'altro modo. Se non fosse girevole ci darebbe fastidio alla mano, ma oltretutto non riusciremmo a farlo girare perché ovviamente lo freneremmo. Come vedete è prodotto dalla OWIM ed è marchiato Parkside. Nella parte frontale abbiamo l'alloggiamento per gli inserti, che vanno inseriti semplicemente facendoli scorrere al suo interno e poi un piccolo magnete li manterrà in posizione. La trazione del magnete verrà trasmessa attraverso l'inserto e quindi la vite rimarrà appoggiata nell'intaglio durante il lavoro. Questa invece è la prolunga, si posiziona nell'alloggiamento e poi all'estremità potremo inserire l'inserto. Come vedete ha questa guaina, quindi potremo tenerlo in modo saldo anche mentre sta ruotando. Ora guardiamo nel dettaglio come sono fatti questi inserti. Obiettivamente mi sembrano fatti davvero molto bene. Non ci sono sbavature, tutte le finiture sono ben curate. Obiettivamente non c'è nulla da ridire sulla qualità degli stessi, molto indicati per un utilizzo hobbistico, probabilmente anche per un utilizzo professionale, ma in quel caso ovviamente se sottoposti ad un utilizzo intenso potrebbero anche usurarsi, questo sarebbe da vedere. Come vedete abbiamo degli intagli particolari, intagli triangolari, intagli esagonali. Questo è un intaglio ovale, serve a svitare delle viti che hanno un intaglio appunto ovale, non sono molto diffuse, ma proprio per questa ragione, nel caso in cui aveste un utensile, un elettroutensile che è assemblato con questo tipo di intagli, se non aveste questo inserto non riuscireste a svitarlo e acquistandolo lo paghereste possibilmente tanto quanto costa tutto il set. Abbiamo delle viti Torx con buco, senza buco, maschio, femmina, quindi a bussola, delle bussole che ci permettono di svitare dei piccoli bulloncini, più un inserto che ci permette di utilizzare questi altri inserti. Quindi è un adattatore con un normale avvitatore, forse eviterei vista la misura delle viti. Comunque è possibile alloggiarlo anche in un avvitatore oppure in un cacciavite manuale che abbia l'innesto esagonale da 1/4 di pollice. Come vedete partiamo da misure molto piccole e arriviamo a misure un pochettino più diffuse, anche da 5 mm per quanto riguarda le brugole, ma alcune misure sono davvero praticamente introvabili. Facciamo un rapido confronto per esempio con questo set di inserti. Questo è pure molto ricco, sia da questa parte che nella parte posteriore abbiamo alcuni accessori
Però come vedete, pur essendo molto ricco e avendo diverse misure per quanto riguarda molti tipi di intaglio, però mancano alcuni tipi, per esempio quello ovale, manca la bussola tipo Torx, insomma mancano diversi tipi di intagli che a volte mi sono serviti e non ho avuto. Oppure quest'altro tipo che, pur essendo un prodotto di ottima qualità, dà in dotazione pochissimi inserti. Quindi più ne abbiamo, più abbiamo la possibilità di avere degli inserti a disposizione che ci permettano di risolvere diversi problemi. Ad esempio su questo asciugacapelli, come vedete, abbiamo delle viti con intaglio triangolare. Se non avessi avuto questo tipo di set oppure l'altro tipo, non sarei riuscito a svitare queste viti. E voi direte, beh, allora sei a posto? No, perché purtroppo abbiamo una sola misura per quanto riguarda gli intagli triangolari e questa risulta troppo grande per poter svitare queste viti. Non riesco assolutamente a svitarle, ho bisogno di utilizzare l'altro set. Quindi come vedete, pur avendo in dotazione in uno o nell'altro set diversi tipi di intagli, non sempre è possibile utilizzarli. Proprio per questo, avendo già in possesso l'altro set, potrei riuscire a svitare senza alcun problema questa vite e quindi potrei riparare il mio asciugacapelli nel caso in cui fosse necessario. Su quest'altro modello di asciugacapelli invece abbiamo degli intagli con due fori, quindi una vite a taglio che però anziché essere completa ha un'interruzione nella parte centrale. In questo caso faccio la prova, vedo che questa va bene e quindi con questo tipo di set potrei svitare senza alcun problema questo tipo di viti. Utilizzando questo set, pur essendo di buona qualità, non sarei riuscito a svitare né una e né l'altra vite perché mancano quel tipo di intaglio. Quindi se possedete un set di buona qualità ma non ricco, comprando uno tipo questo della Parkside o comprando questo, anzi a proposito vi lascerò il link, come vedete risolvete. Non sottovalutate la potenzialità di poter intervenire a riparare qualcosa avendo questi set, perché altrimenti dovreste pagare per forza un professionista che lavori al posto vostro. Ed è giusto che sia così, ma nel caso in cui voi non siate capaci di riparare qualcosa, se è qualcosa di semplice, andare a sprecare del denaro e attendere che l'oggetto venga riparato, secondo me se si può evitare è ancora meglio. Ma non sempre si tratta di cose elettroniche. In questo caso, per esempio, le guancette di questo coltello hanno un intaglio particolare, quindi prendiamo la misura adatta e proviamo a svitarlo. Adesso vi faccio vedere anche l'utilizzo per viti molto piccole, come quelle di questo telefonino. Come vedete, siamo riusciti a svitarle senza nessun problema. Ma io lo utilizzo tantissimo per prendermi cura dei miei droni. Per esempio questo drone ha fatto una brutta caduta e purtroppo ha delle eliche che non girano più bene. Ho dovuto sostituire un cuscinetto, come vedete queste sono praticamente frenate, e ho dovuto svitare diverse tipi di vite che sono all'interno del motore, sia nella parte interna che nella parte esterna, per poter raggiungere il cuscinetto e quindi sostituirlo. Queste viti, pur sembrando simili, in realtà hanno delle misure differenti, sia queste di sotto, quelle di sopra, che un paio che troviamo all'interno. Quindi con un set così completo sicuramente riusciamo a svitare ed avvitare tutte le viti che compongono la parte che ci interessa, cosa che con questo tipo di set non sarei riuscito ad ottenere. Infatti ho utilizzato quest'altro tipo. Adesso avrò a disposizione anche quest'altro che mi permette di utilizzare tutti gli intagli con ciò che troviamo in dotazione, ma grazie a questo inserto che ha il codolo da 1/4 di pollice riusciamo a utilizzarlo anche con questo tipo di cacciavite, quindi posso svitare ed avvitare tutto sia con cacciaviti che mi permettono di impugnarlo in modo più saldo, che eventualmente anche con un piccolo avvitatore. Mi raccomando però, vista la misura delle viti che dovete svitare o avvitare, evitate di utilizzare avvitatori potenti oppure impostate la frizione al minimo, altrimenti rischiate di danneggiare l'inserto, la vite oppure la struttura sulla quale la state avvitando. Quindi, come abbiamo visto, possedere un set di inserti di precisione di questo tipo in casa o nel laboratorio ci risolve davvero tanti problemi, perché può essere utile per svitare e avvitare le viti degli occhiali, per esempio per stringere le aste, smontare delle viti di un telecomando di un cancello. Tutto ciò che ha delle piccole viti può essere svitato con questo tipo di set e, ripeto, avendo degli intagli particolari riusciamo a svitare tutte quelle viti che altrimenti non potremmo. Per alcuni tipi di intagli possiamo inventarci una soluzione, però sono sempre degli accrocchi che rischiano di rovinare gli intagli e poi successivamente non possiamo svitarli mai più. Con questi invece, come ho detto 50
30 volte durante questo video, si risolve. Sia questo Parkside che quello di altre marche, questo in più degli altri, se non la bellezza, perché obiettivamente è fatto bene, non è che abbia chissà che cosa, ne troviamo tantissimi di set di questi tipi. E quindi io farò anche una ricerca su Amazon e vi proporrò tramite dei link che troverete qua giù, quelli che ritengo più interessanti, anche in base alle recensioni dello stesso Amazon, che in base alla mia esperienza, se dovessi riconoscere uno dei tanti set che già possiedo. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto o l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!